Benvenuti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, sono passate 2 o 3 settimane dall'ultima volta che ho registrato, ho avuto un periodo lavorativo abbastanza intenso, ma nel mentre comunque ho messo giù un pochettino di argomenti per i prossimi video, tra i quali alcuni che mi avete anche suggerito, insomma, su Instagram piuttosto che sul gruppo. Allora, intanto se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. Lasciate un like e supportate insomma il lavoro che faccio se vi piace. Tra gli argomenti diciamo che ce ne saranno alcuni che sicuramente saranno più di interesse della maggior parte, altri che lo saranno solo per specificate categorie, però insomma spero che comunque in generale il progetto vi stia piacendo. Allora partiamo. L'argomento di oggi è come approcciarvi al vostro primo lavoro o incarico, che sia un lavoro da diciamo self-employed oppure che sia anche un lavoro aziendale o in uno studio di progettazione, ok? Che cosa voglio dire con come approcciarsi? Allora, fondamentalmente una delle domande più grosse che vengono quando una persona parte e inizia diciamo il suo primo incarico, anche se ha già passato il colloquio diciamo con l'azienda o l'ente o lo studio eccetera, ha comunque diciamo una certa paura, una certa ansia giustificata comunque, perché si tratta del primo approccio che ha con il mondo del lavoro, e voglio cercare un attimo di darvi 2 o 3 punti che vi possono aiutare a superare questa cosa. Diciamo che il primo punto è sicuramente quello di cercare di capire l'azienda, l'ente, lo studio, dove state andando a lavorare, quali strumenti utilizza. Ok, cosa vuol dire quali strumenti? Strumenti si può intendere sia strumenti di lavoro, software, quindi quali programmi utilizza, piuttosto che quali applicazioni di gestione, eccetera, in modo che voi vi andate a concentrare nello studio e nell'approfondimento di quei programmi, perché ricordatevi questa cosa ragazzi, quando voi iniziate non vi è richiesto, a meno che non vi abbiano preso perché nel curriculum avete scritto che sapete fare quella cosa, tutto si impara e tutto si migliora, ok? Quindi l'importante, cioè la cosa più importante che qualsiasi datore di lavoro cerca, qualsiasi supervisore, manager, eccetera, è che voi abbiate la duttilità di voler imparare, ok? Nello scorso video, uno degli scorsi video, ho parlato appunto della skill più importante che devono avere gli ingegneri, che è quella del problem solving. Andatelo a vedere se non l'avete visto. Se voi partite diciamo con questa mentalità, sicuramente siete avvantaggiati. Perché dico questo? Perché comunque dall'altra parte vedono che c'è un riscontro a voler migliorare e imparare, ok? Quindi questa è la prima cosa. Quindi cercate di capire quali sono gli strumenti che utilizza questa azienda, questo studio per cui andrete a lavorare, e cercate di capire quali sono i processi. Seconda cosa, che cosa vuole dire processi? Allora, qualsiasi tipo di commessa voi andiate a fare, che sia un lavoro categorico, come può essere, non lo so, la progettazione di, sparo a caso, linee elettriche, piuttosto che la progettazione di fognature, piuttosto che magari sono cose che hanno una lavoro più metodologico, quindi si organizzano proprio diciamo degli schemi di lavoro che poi vengono adottati per tutto il processo. Per la progettazione viene fatto, ma non è così immediato, nel senso che ci sono talmente tante sfaccettature che è difficile fare uno schema che poi venga rispettato al 100%, però comunque viene anche in questo caso messo giù per macro categorie un flusso, ok, una flowchart di qual è il processo. Voi cercate di capire in funzione delle principali mansioni che andrete a fare qual è questo processo. Questo vi serve intanto per tranquillizzarvi un attimo, per capire quali sono, cioè dove dovete andare a mettere le mani, cosa dovete approfondire, e poi successivamente vi serve anche appunto per andare a migliorare nelle diverse categorie. Vi faccio un piccolo esempio relativo alla progettazione, poi magari faremo un video dedicato a questa cosa se vi interessa. Il design, mettiamo che voi dovete fare la progettazione di un edificio nuovo, struttura di qualsiasi tipo esso sia. Si parte sempre da una base normativa, ok? Quindi da una base normativa, un inquadramento territoriale, quindi cercare di capire la configurazione territoriale, dove si va a configurare la struttura, quali sono i limiti, i vincoli, eccetera, eccetera.
E poi appunto una base normativa molto importante, perché la normativa che voi stiate progettando in Giappone, in America, in Italia, piuttosto che in Spagna, cioè ovunque voi stiate progettando, la normativa vi accompagna, nel senso che cambia la normativa dello Stato, però alla fine dovete comunque spulciare, utilizzare per capire, seguirla appunto e fare le cose nel modo corretto. Quindi parte normativa e poi dopo si comincia a buttare su carta, e quando dico buttare su carta intendo proprio che bisogna prendere un foglio di carta e una penna, che spesso è una cosa che si dimentica di fare ad oggi, perché ci si corre subito ad andare ad attaccare al computer e cominciare a fare cose, diciamo, calcolo, modello, eccetera. Però prima di tutto bisogna prendere un foglio di carta e abituarsi a delineare le cose di sopra, perché poi è anche più facile ricordarsele. Progetto preliminare, quindi si comincia una bozza di quello che è la progettazione, e poi da lì vengono tutti i passi successivi, quindi si va a fare il modello numerico, il modello delle strutture, il modello architettonico, quello che volete, e da lì la progettazione, tutte le diverse fasi di progettazione strutturale, architettonica, impiantistica, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo qui per darvi un attimo un'infarinatura, poi ripeto è una cosa che se vi interessa posso approfondire. Allora, quindi il processo, quindi prima cosa capire quali sono gli strumenti che utilizza la vostra azienda, seconda cosa capire quali sono i processi che utilizza la vostra azienda o il vostro studio, insomma comunque dove siete, e terza cosa ragazzi, una cosa forse quella più importante che vi aiuterà a superare anche quest'ansia che dicevo prima, tutto è imparabile come ho detto, quindi non abbiate paura di questo, cercate di ricordarvi che voi siete una risorsa, ok? Quindi quando voi andate in un posto nuovo dovete comunque, giustamente, poi in base alle persone c'è chi più è abituato a imparare più da solo e chi ha bisogno di più appoggio, quindi di qualcuno che lo segua, però in generale se voi andate in un posto nuovo, per migliorare, per imparare, avete bisogno di una persona che vi segua, che sia il vostro supervisore, che sia il vostro datore di lavoro, il vostro collega, insomma qualcuno che vi dia una mano a migliorare. Allora, se questa persona non esiste o non c'è o non vi dà una mano e vi lasciano abbandonati a voi stessi e non capite quello che state facendo, vedete che non state migliorando giorno dopo giorno, ragazzi, abbandonate, ok? Questa è un'altra cosa importante, cioè voi siete la prima risorsa. Se vedete che l'investimento che voi state facendo non è ripagato su voi stessi, ok, cambiate e andate da un'altra parte dove potete migliorare. Ovviamente voi dovete dare 80, 70, dall'altra parte vi deve tornare 20, 30, ok? Questa è un'altra cosa molto importante, che spesso a volte vedo le persone che dicono ma io sono andato lì, ho fatto del mio meglio, però non mi hanno insegnato niente, non sto imparando niente. Poi diventa anche una cosa, diciamo, che impatta negativamente a livello psicologico, perché voi poi vi demoralizzate, pensate che la colpa sia vostra, eccetera eccetera, ma in realtà non è così. Quindi se vedete che non vi viene dato riscontro, poi apro e chiudo parentesi, sto lavorando anche su un contenuto legato proprio al punto di vista del lavoro, come inserirsi e di come trovare quello che è, diciamo, il lavoro che fa per voi, che volete. E quindi state aggiornati, perché vi farò sapere anche state sintonizzati, perché vi farò sapere qualcosa di più avanti su questo contenuto e magari potrà essere utile a molti di voi, soprattutto per gli studenti. Chiusa parentesi. Quindi dicevo, le cose fondamentalmente sono tre, quindi cercate di capire quali sono gli strumenti che vengono utilizzati, cercate di capire quali sono i processi. Terza cosa, valorizzate voi stessi, quindi se vedete che non vi viene dato valore, non state imparando, cercate un posto diverso, quindi non abbiate paura di cambiare. E l'ultima cosa, cercate di migliorare sempre voi stessi, di studiare e di imparare per dimostrare, oltre che comunque che avete voglia di fare. Ma questa è una cosa che a volte, soprattutto all'inizio, purtroppo non tutti hanno, ma dovete dare qualcosa in più. Cioè, mi spiego, faccio un esempio: se vi dicono ok, noi utilizziamo questo software, tu l'hai mai usato? Tu dici sì, l'ho usato un pochino. Allora dicono va bene, allora noi cerchiamo di darti una mano così. Però se tu quella sera lì vai a casa, per dire, e per tutta quella settimana ti prendi 2 o 3 ore e ti guardi dei corsi e cerchi di studiarlo e te lo impari,
dimostri che comunque vuoi migliorare e torni dopo 2 o 3 giorni che lo sai utilizzare comunque in modo migliore, queste sono tutte cose che ti aiutano poi a dimostrare che intanto vuoi migliorare, e l'altra cosa, anche per te ti aiutano a crescere professionalmente, ok? Questa è l'altra cosa importante, perché poi, come ho detto prima, niente si impara automaticamente e ovviamente non si arriva al mondo del lavoro sapendo tutto, anzi, ve l'ho già detto anche altre volte. L'ansia, la paura di non sapere come approcciarsi è una cosa che si supera man mano, ma non abbiate paura, nel senso, buttatevi, perché molto dipende anche dall'ambiente. Quindi quello che dicevo prima, valorizzate voi stessi, perché chi sta dall'altra parte, se è bravo, sa che vi deve mettere in, non dico zona di comfort, però vi deve mettere comunque nelle condizioni di dare il meglio, ok? Questa è una cosa che dovete ricordarvi. Quindi voi date, ma dovete ricevere, dare e ricevere. Questo è molto importante, ok ragazzi? E niente, per diciamo non dilungarmi troppo, spero che questi suggerimenti vi possano essere utili, che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete commenti, suggerimenti, qualsiasi cosa, scrivetemela sotto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.